come diceva quel vecchio, a stare a casa si impara niente, cioè a stare a casa non si impara niente. Allora giravo parecchio e così per caso ho comprato una prima rivista di elettronica, che più che elettronica si chiamava Sistema Pratico, e lì c'erano dei progetti con un mio amico Galeazzi Silvano di Bagnono sempre, e mi ha dato i pezzi. Ho fatto una radio galena e quando l'ho sentita funzionare per lì è scoccato l'amore. Poi la mia avventura è iniziata così per caso, perché poi facevo dei primi prodotti aiutato anche da mia moglie, che allora era fidanzata, ma mi chiama uno schiavista perché le facevo fare i circuiti stampati, no? E facevamo dei prodotti che poi andavamo a vendere ai mercati radioamatoriali, tipo Mantova, all'inizio Mantova, poi Pescara, poi in un secondo momento Pordenone, e poi da lì abbiamo cominciato a abbinare dei prodotti di elettronica, e tra i quali anche delle ricce trasmittenti. Guarda caso erano ricce trasmittenti Midland. E poi da lì abbiamo cominciato a produrre degli amplificatori lineari, delle antenne, sempre. Poi dopo è venuto da noi in azienda Picciatti e Menennio, il grande Ennio, che ha cominciato a creare una rete commerciale, e da lì ci siamo espansi in tutta Italia. Era già CTA. Era già Costruzioni Tecnico-Elettroniche, che qualcuno dice che doveva essere Corrado Torreggiani Elettroniche, in realtà è nata come Costruzioni Tecnico-Elettroniche. E ti fa piacere questo? Sì, mi fa piacere questa associazione di idee, sì. E poi da lì abbiamo cominciato anche a cercare di espanderci all'estero, e in effetti abbiamo cominciato a vedere un po' in Svizzera, un po' in Francia, poi ogni tanto arrivava qualcheduno dalla Germania a comprare, e così piano piano. Non c'era la tecnologia che c'è oggi, ovviamente, quindi c'erano questi viaggi che faceva Corrado. Ricordo anche le attese poi quando si individuava il prodotto, gli ordini inviati a mezzo fax. C'era il fax e non altro, dove era molto importante tra l'altro avere il talloncino del report ok, perché era la conferma, diciamo, della trasmissione, e poi l'attesa, no, per questo prodotto, che devo dire che anche un po' adesso, ai tempi nostri, no, si attende il prodotto nuovo, e quindi niente, si cercava un po' di anticipare il mercato e poi si vedeva, ed era quindi un costante lavoro di ricerca di novità. Mio padre era spesso via, però devo dire che non è che la cosa mi abbia pesato particolarmente, sia perché con mio fratello eravamo in simbiosi, quindi eravamo sempre a giocare assieme, sia perché ci portava un sacco di regali anche a casa, che questo non basta mai, però in verità l'ho sempre comunque sentito presente, quindi nonostante fosse in viaggio, e poi sapevo che andava a fare un lavoro figo, quindi in realtà era più un modello, uno stimolo, più che un limite o una mancanza. Questa è la verità, insomma. Io e Gabriele guardavamo sempre la dimensione delle valigie e puntavamo un po' ai regali, tutte queste stranezze che ci portava dietro dai suoi vari viaggi, con enorme gioia di mia madre, che tutte le volte. Tutti i posti dove vado vedo un attimo com'è la situazione dell'elettronica, delle comunicazioni, vedo gli usi, i costumi del posto. Oggi la famiglia Midland da quante persone è composta? Per qui siamo in una quarantina, 40, con gli agenti saremo una cinquantina. E poi dopodiché abbiamo Spagna, sono 10 persone, in Francia sono 10 persone, in Germania sono di 12 o 20 persone, e in America sono una cinquantina di persone. E diciamo che è stata una vocazione quella dell'estero, perché avevamo bisogno anche di sfoghi, perché il ragionamento che facevamo era se si ferma il mercato italiano è probabile che riusciamo a avere uno sbocco su altri mercati, e così è stato. E anche oggi diciamo che
abbiamo ottenuto una stabilità di fatturato appunto perché abbiamo diversi mercati, abbiamo aperto diversi canali. Il business non è fatto solo da numeri o da dati o da profitti, ma è fatto soprattutto da rapporti umani che caratterizzano la stessa forza di un modello di business. Oggi Midland con grande orgoglio lavora e distribuisce in più di 100 paesi. Midland al giorno d'oggi è un'azienda multilocale, 100 paesi sono veramente un traguardo che può contare sulla forza delle sue tradizioni, della sua capacità di fare impresa italiana ed esportare anche il suo business model, il suo saper fare business. Corrado per me è come un padre. Nonostante lui sia il presidente dell'azienda che lui stesso ha fondato, per noi dare una stretta di mano vale di più di tanti contratti. Noi avevamo un agente in Svizzera che si chiamava Isam, che era l'importatore Midland. Nel 78 hanno deciso di marchiare tutti i loro prodotti come Innoit. Infatti, secondo me, sponsorizzavano anche la Juve, una squadra di calcio di Serie A. Questo cos'è che ha portato? Ha fatto sì che anche i prodotti radioamatoriali venissero marcati Innoit e pertanto hanno rinunciato alla Midland. Questa signora qui con cui eravamo in contatto, che era quella che acquistava da noi per conto di Isan i nostri prodotti, ci ha chiamato e dice: Corrado, c'è la Midland che sta cercando nuova gente. E allora per l'Italia. E allora praticamente ho parlato con degli amici di Milano, perché per me era molto, cioè non avevo le risorse finanziarie per fare un discorso di questo genere, e da lì è cominciata l'avventura. Abbiamo cominciato a importare i prodotti. Il primo anno erano 12.000 pezzi che ci chiedevano e noi ne abbiamo fatti 15.000, e poi dopodiché, visto che le cose andavano bene, ci hanno proposto di prendere la Germania prima, poi la Francia dopo, e poi la Spagna in un terzo momento, e praticamente siamo diventati i loro distributori per l'Europa. Beh, allora tieni presente che vendere 8, 10 o 12.000 pezzi di un apparato era un successo per l'Italia, era un successo notevole, e noi vendevamo queste quantità qui. No, Midland è nata nel 62 in America, nel 59, scusami. E la Midland apparteneva a un gruppo finanziario, e per loro non era più, interessante, non era più nel main business questo tipo di... era la Western Auto, tanto per intenderci. Loro si sono focalizzati solo ed esclusivamente sui ricambi per auto, moto, eccetera, eccetera. Allora ci hanno proposto di acquistarla, e dal 95 al 98 abbiamo fatto questo assieme a altri 2 imprenditori italiani. Abbiamo preso e acquistato la Midland. No, però lui ha sempre avuto questa, insomma, sempre cercato di portare a casa poi il bello, no, del lavoro, quindi anche il momento del passaggio, che sicuramente è stato un momento comunque un po' impegnativo, però l'ha sempre un po' mascherato a casa, quindi abbiamo sempre vissuto in maniera positiva, diciamo. Ma festeggiato noi non festeggiamo mai, perché la cosa è sempre quella dopo, no? Però diciamo che il primo successo è stato quello di riuscire a far omologare degli apparati in Italia. Faccio un passo indietro. Noi, assieme alle varie associazioni CB che sono nate in quel periodo lì, stiamo parlando degli anni 70, ultimi anni 70, intervenendo sul Ministero, è stata approvata questa legge dei 40 canali CB in Italia. Però dovevi far omologare gli apparati. Generalmente tutti quanti gli importatori vedevano gli apparati senza omologazione. Noi siamo stati i primi a omologare gli apparati. Allora, il primo è stato un apparato che si chiamava Alan K350B, o non mi ricordo più, e poi il famoso
Alan 48, Alan 68 prima e poi l'Alan 48 dopo, che sono ancora i nostri cavalli di battaglia, questi due. Pochissimi apparati nel campo dell'elettronica sono rimasti invariati da quasi 70 anni. Cioè lo sforzo più grande tecnologicamente che è stato fatto lì è cercare di rifare esattamente lo stesso prodotto dell'inizio, quindi chiaramente con tutte delle componentistiche diverse, ma cercando sempre di emulare quello che era il funzionamento base delle radio di 50-70 anni fa. E nonostante questo chi ce le ha le tiene come tesori nascosti, perché come quelle non funzionano, non ha mai funzionato nient'altro. In Italia è quello che si vende ancora di più, perché agli italiani piace per la qualità, per il suono, per la voce, per queste cose qui. È sempre rimasto uguale a se stesso. Uguale a se stesso, sì. 40 anni per esempio. Io ho sempre pensato in generale, in particolare non ho mai pensato. Poi sono venuti i prodotti, sono venute le idee, sono venute un po' tutte queste cose qua. Alan 33 è un portatile. Anche quello è stato un bel exploit. Alan 33 perché avevamo il 48, il 68 e avevamo il 32, il 33, perché nel tempo abbiamo fatto tante radio, certe hanno avuto successo, certe una volta prodotte una volta non le abbiamo più prodotte perché non incontravano il favore del pubblico. Noi abbiamo cominciato a Bagnolo, nella cantina di casa. Come tutte le favole imprenditoriali che si rispettano. Nella cantina di casa abbiamo tolto tutte le bottiglie, tutte queste cose qui, abbiamo utilizzato gli scaffali che c'erano per stoccare il materiale, e poi l'ufficio invece era nella mia camera, dato che mi ero sposato e ero andato a abitare in centro a Bagnolo. E la mia camera è diventato l'ufficio. Abbiamo messo un linoleum per terra, così, e poi abbiamo cominciato con dei kit, producevamo dei kit, si chiamavano Play Kit, che vendevamo anche quelli in tutta Italia, scatole di montaggio elettroniche, e poi abbiamo preso la casa di fronte come magazzino componenti per la distribuzione. Poi abbiamo costruito nel 77 di fianco, a noi avevamo un terreno di famiglia, abbiamo costruito la prima sede, diciamo, ed erano 250 metri quadrati per piano, e lì è cominciata la vera espansione, anche in Italia lì è cominciato diciamo questa grande avventura. Quando sono arrivata a colloquio qua, per colpo di fortuna devo dire, e mi ha detto sì, va bene, l'assumiamo. Dopodiché mi ha detto la chiamiamo tra 2 settimane, non mi chiamavano finché io lavoravo già dall'altra parte. Poi mi hanno chiamato magicamente dopo 2 mesi e io sono corsa. Ho iniziato il 2 novembre mi sembra, e sono entrata molto serena. Questa cosa me la ricordo perché delle volte dico partire sereni attiri il positivo. Io sono partita tranquilla, non è stato per niente facile, perché sinceramente il lavoro dei primi tempi non era organizzato come adesso, per una serie di cose, la vita era diversa, tutto era diverso. Sì, ho pensato di cambiare lavoro dopo 6 anni. Ho avuto un momento particolare, facevo anche un altro lavoro, e poi abbiamo, come tra marito e moglie, ci siamo accordati benevolmente, devo dire che da lì dopo no. Nell'82, quando ci siamo poi trasferiti da Bagnolo, e visto che le cose andavano bene, abbiamo costruito questa sede qui in via Sevardi. C'è stata una crisi economica molto forte e noi avevamo già degli agenti in Belgio, in Olanda, in Francia, così, e anche loro subivano di questa crisi, pertanto noi ci siamo trovati con un overstock, e poi avevamo un centro elettronico che ha smesso di funzionare e ci siamo trovati a dover pagare 800 milioni di lire all'ora e di non avere disponibilità. In un certo senso ci colse in un modo un po' inaspettato, ecco, quindi Si è trovati improvvisamente in una situazione dove niente era più certo e la terra è mancata sotto i piedi, come possiamo dire, e qui non si sapeva
il futuro. Si cercava di fare il possibile, venivamo anche noi invitati ovviamente a fare il possibile per quanto fosse nelle nostre capacità, per cercare di stare uniti e superare il momento di difficoltà, diciamo. Quindi sì, poi dopo si vedeva quello che succedeva, però sì, siamo stati, diciamo, resi partecipi. E il nostro contabile, che era Calamaro, che era una persona fantastica, dice: non ti preoccupare, ci saltiamo fuori. Era una persona che conoscevo, naturalmente interagivo con lui da bambino e non da manager o da imprenditore, però so che era comunque una persona fondamentale e di rilevanza per mio padre. L'ha aiutato, consigliato e è stato fondamentale per uscire anche dai momenti più difficili e di crisi. In 3 mesi siamo usciti dal problema e poi siamo andati. È un bel sospiro di sollievo. Sì, molto. E siamo qui 40 anni dopo. Esatto, sì. Ma degli episodi ce ne sono tanti. Adesso poi quello che mi è rimasto più impresso è che stavamo tornando dalla fiera dei radiamatori di Friedrichshafen in Germania e praticamente sempre con il mio fido Ennio Picciati, lui non voleva mai fare la stessa strada. Allora, anziché tornare da Chiasso, a un certo punto dice: facciamo questo passo qui. Era un passo dove secondo me passavano solo le pecore, e siamo sbucati sopra Bolzano, sopra Merano, non mi ricordo il posto. Allora noi avevamo il baracchino, perché i CB venivano chiamati baracchini, ancora sono chiamati baracchini, e cominciamo a chiedere se c'è qualcheduno, c'è qualcheduno in aria, e ci risponde una certa Minni. Minni, Dio ti benedica, fa Picciati. Non è che ci offre un caffè italiano perché siamo stanchi del caffè? Dice: sì, venite qui. Arriviamo a casa sua, prendiamo il caffè, dice: ma perché non vi invito alla festa? Chiama suo marito, sempre col CB, e stavano facendo una festa in mezzo a questo bosco qui. Venite qui. Siamo arrivati tutti i CB della zona, CB nostri, anche altri, cioè i cibisti, quelli che utilizzavano i CB, non necessariamente erano Miller. Allora niente, e lì dovevamo arrivare a casa la sera. È andata a tiro alla lunga, bevi tu che bevo anch'io, insomma siamo arrivati a casa all'1 del giorno dopo, in poche parole. Hai parlato del ruolo di tua moglie, ci sono state anche altre persone che ti hanno aiutato dalla tua famiglia? Beh, c'era mio fratello e mia moglie, che praticamente facevano parte anche quando l'abbiamo fondata, e poi dopo piano piano sono entrati anche Paolo e Gabriele, che uno si occupa della parte tecnica e uno della parte commerciale. È stato per me una soddisfazione che siano venuti, entrati in azienda e abbiano portato questo vento nuovo qui, perché dopo, come hai detto tu, 50 anni, insomma, se c'è qualcuno che dà una mano e mi stanno dando una grande mano, va bene, insomma. Diciamo che l'ingresso in azienda è stato fatto per tappe e a gradi. Ho iniziato nel laboratorio, quindi a seguire lo sviluppo di progetti, di prodotti, per poi pian piano poi lasciare passare il testimone a mio fratello, perché lui ha studiato ingegneria delle telecomunicazioni, quindi era più adatto, specialmente lato tecnico. Io ero più formato sul lato di progetto più che di specificatamente nella parte tecnica. Ho una propensione un po' alla dialettica e un po' alle vendite, quindi mi sono spostato al lato vendite, quindi a seguire tutto ciò che era la parte commerciale dell'azienda, esserne responsabile, più che altro rispondere dei numeri, ecco. Nel nostro passaggio, col passare degli anni, abbiamo visto anche l'evoluzione, il passaggio anche della vecchia guardia alla nuova guardia, perché molte persone sono andate in pensione e altre se ne sono andate, ma fondamentalmente abbiamo cercato anche di rinnovare, dare energie fresche, nuove all'azienda, per dare
un nuovo passo, un passo più veloce e anche diciamo un po' più aggiornato con i nostri tempi. No more talking about it. The way it is, the way it is. Remember me. Per noi è comunque una grande fortuna essere ancora qui con lui e poterci far accompagnare in questo percorso. Se non hai una famiglia che ti supporta, non riesci a fare impresa. O sfaldi la famiglia o lasci perdere l'impresa. Io ho sempre cercato di creare un ambiente familiare, anche se qualcuno dice che non va bene, ti permette di lavorare qui e in un ambiente, penso, abbastanza sereno e tranquillo. Mi ricordo che mi presentarono il presidente come Corrado, no? E Corrado e io ero Giuliano. Subito ho voluto aspettare per vedere se era veramente un formato famiglia. Anche qua non sempre sono rose e fiori, però diciamo che a me sarebbe piaciuto lavorare in un'azienda un po' familiare, nel senso un ambiente dove c'era queste possibilità di espressione e così è stato. Quindi io d'altronde se sono ancora qua, questa cosa evidentemente è stata importante e grazie anche a Corrado, devo proprio dirlo, ma lui lo sa perché glielo ha anche detto. Quindi. Anche come fornitore non riesco a lavorare con delle persone che davanti mi sorridono e dietro mi fregano. Oppure non riesco a lavorare con delle persone che quando vado sono fredde. Riesco a lavorare con delle persone che quando ci si trova è come se fosse una festa, anche se ci si vede una volta ogni 2 anni, è una cosa. Ma il futuro di Midland noi lo vediamo legato a quelle che sono le telecomunicazioni, cioè le comunicazioni via radio, cioè questo qui noi vediamo, poi dopo correggiamo anche il tiro in base alle richieste del mercato, è sempre più un mondo wireless, no? E noi saremo sempre in questo campo qua, e seguiremo queste correnti qui e seguiremo il futuro o le esigenze del futuro che ci saranno tra 50-60 anni. Non sarà più un mio problema. La Midland è quello che è grazie agli anni passati, ma oggettivamente le sfide di oggi sono ben diverse da quelle dei tempi. L'internazionalizzazione è stata una delle chiavi, nel senso che l'Italia è comunque il nostro mercato principale, se guardiamo i numeri, ma oggettivamente dove stiamo crescendo, dove stiamo spingendo, grazie anche alla figura di Davide Cantoni, che è quello che ci ha dato una scossa anche a smuoverci dalle vecchie dinamiche. A volte qualcuno che viene da fuori ti aiuta a vedere cose che non vedi perché ci sei totalmente immerso. Midland ha una community fortissima di appassionati radioamatori legati al nostro brand ed è un vero e proprio love brand, come può essere la Vespa, Mara Montenegro. Corrado ha proprio creato una vera e propria icona anni 70 nel settore delle radiocomunicazioni ed è proprio da questa community che noi abbiamo creato un database di utenti profilati e un'infrastruttura digitale all'avanguardia che comunica e raggruppa tutti questi target differenti. Quindi noi ci rivolgiamo soprattutto ai camionisti, ai camperisti, agli amanti dell'outdoor, ai motociclisti, eccetera. Diciamo che da 5 anni a questa parte stiamo vivendo noi del marketing questo cambio generazionale che è molto importante. Quindi l'obiettivo primario è quello di trasferire quello che è la memoria storica degli utenti anni 70, proprio over 70, alle nuove generazioni. Infatti trasferire quello che è anche mio nonno aveva un CV a quello che è un know-how di un utente appunto di nuova generazione. Sono sicura e fiduciosa che Midland, essendo una realtà così dinamica e così in movimento, come lo dice appunto anche il nostro payoff Moving Communication, riuscirà in questo intento. Diciamo che una delle grandi qualità di mio papà appunto è sempre stata quella di riuscire, immaginiamo negli anni 70-80 comunque tantissimi prodotti di tutti i tipi provenienti dall'Oriente, ecco lui è sempre riuscito a trovare, no, quell'insieme di prodotti che poi dopo piacevano veramente all'utente.
in realtà quello che poi ricerchiamo tutti nel fare i nostri prodotti è un po' questo senso che lui aveva, quindi cercare nelle caratteristiche dei nostri prodotti quello di andare a progettare gli oggetti che costruiamo in modo che possano essere utili anche all'utente, a chi li usa, che abbiano delle funzioni carine e utili per chi li usa, e soprattutto che comunque piacciono anche a noi. Chiaramente la parte più difficile di questo lavoro qui, che fanno eccellentemente i ragazzi, è quello di provare a anticipare il tempo di sviluppo di un prodotto, magari un paio d'anni, quindi cercare di immaginarsi già cosa sarà fra 2 anni, no? Quelle che saranno le esigenze fra 2 anni, è la parte un po' più sfidante ma anche più bella di tutta la parte del laboratorio tecnico. Parte dell'evoluzione dell'azienda è stato anche guardarsi d'attorno e, diciamo, cercare di rispondere alle esigenze di mercato e anche all'evoluzione del mercato. Il primo grande prodotto, quello che ci ha permesso di arrivare fino a qui, sono state le radio CB, quindi quelle dedicate ai camionisti, ai camperisti e ai fuoristradisti. Ai tempi negli anni 70 era un prodotto di massa, oggettivamente col passare degli anni è sempre diventato più settoriale, più di nicchia. Quindi in realtà l'esigenza di cercare altri prodotti è anche questa, nel senso, quando il tuo giro di affari di un determinato prodotto cala, quindi hai bisogno anche di diversificare, e anche, visto che non si sa mai quello che succede, è difficile prevedere esattamente quello che succede nel mercato. Al CB siamo passati alle radio portatili e vengono utilizzati sia per scopi professionali e sia per scopi ludici, no? O outdoor, quello che viene chiamato il tempo libero. Poi chi va in montagna utilizza molto le radio perché non c'è copertura, è difficile che ci sia copertura dei cellulari, pertanto la radio è l'unico mezzo. Cerchiamo comunque sempre di rimanere nel nostro ambito, quindi il nostro fil rouge è la comunicazione. Prima il baracchino veniva utilizzato dalle persone, anche dai ragazzi, per colloquiare con le morose, parlare di sera con loro, visto che i genitori non li lasciavano uscire, eccetera, eccetera. Avevamo 2 Alan 42 con un'antenna bella alta, mi permetteva di poter chiacchierare con la mia fidanzata dei tempi. Peccato che ho scoperto dopo che mio padre mi sentiva dal piano di sotto, quindi no, piccolo dettaglio, però va bene. E anche la gente rimaneva in casa, parlava, si creavano delle ruote, si chiamavano ruote, e la gente, gli amici, si raccontavano le storie. Adesso questo qui non c'è quasi più, perché i nuovi mezzi, la mentalità è leggermente cambiata, pertanto oggi come oggi gli utilizzatori sono principalmente i camionisti, che si trovano per ore e ore su un camion, e l'unico modo per socializzare è questo, e anche per i camperisti, perché quelli sono già più legati uno all'altro. All'inizio era puramente radioamatoriale, poi adesso si è evoluta e si è spostata. Il uso professionale è arrivato nel tempo. Sì, così come pensiamo e crediamo che il futuro, cioè il futuro nell'immediato, perché il futuro oggi come oggi è difficile pensare molto avanti, perché la tecnica va così forte che ci siamo spostati anche su gli interfonici da moto, perché c'era questa richiesta qui di fare un prodotto senza fili da poter utilizzare in moto senza dover spostare le mani dal volante per sicurezza, e pertanto questa cosa qui noi ci siamo dedicati e stiamo ottenendo dei buoni risultati. Quindi cercare di fare quello che sappiamo fare, quindi far comunicare le persone, vuoi via CB, vuoi radio via PMR, in analogico, digitale che sia, e gli ultimi nati sono gli interfoni moto, sia perché la tecnologia diventa sempre più digitale, sempre più connessa anche con gli smartphone, quindi non facciamo finta che non esistano. È sicuramente un nemico potenzialmente per alcune cose, perché sicuramente ci ha portato via un po' di fatturato, ma è anche vero che può essere anche un amico, perché se riusciamo a integrare le tecnologie e a farle comunicare, possiamo sicuramente giovare anche noi delle nuove tendenze del mercato. La vendita delle radio è scesa drasticamente. È stato l'avvento del cellulare che ha creato più problemi, e anche la mentalità. I ragazzi più che altro vogliono scrivere più che parlare. Infatti anche al ristorante tu li vedi che sono là che si messaggiano uno con l'altro, e poi al limite, sai, con lo spirito dice facciamo anche noi un cellulare, non ti rendi conto di come è complesso un cellulare. Infatti
abbiamo abbandonato subito. Tra di noi c'è qualcuno che è pessimista e che dice è finito. No, c'è stata una trasformazione, cioè trasformazione degli utenti anche, però la radio per me non può morire. Perché? Perché come mezzo di comunicazione è l'unico mezzo che non è legato a niente. Quando ci sono le calamità il CB è utilizzato, tipo protezione civile, tra le varie radio hanno anche i CB, perché ci sono zone dove quando succedono calamità il cellulare non va. Pertanto l'unico modo per comunicare sono le radio. Io paragono la radio ai cavalli. I cavalli praticamente non ce ne sono più tanti come una volta, però ci sono e servono e vengono utilizzati in molti posti, no? dove non puoi andare, il cavallo per dire animali a quattro zampe. E pertanto non si potrà mai far senza di questo, perché in certi posti, in certi luoghi della terra tu hai bisogno del cavallo, del muro, di qualcosa per poter andare. E dove c'è libertà puoi usare la radio amatoriale o CB, così. Dove praticamente ci sono dittature o dove non c'è libertà non puoi utilizzare la radio. È considerata la stessa stregua delle armi. Vedi praticamente tutti i paesi del Medio Oriente, tu non puoi utilizzare le radio. Vedi, nel nostro campo, nel campo della radio, abbiamo la concorrenza dei cinesi. I cinesi fanno delle radio che trasmettono, ricevono, però sono completamente fuori norme. E tramite Amazon arrivano sul mercato e addirittura non pagano nemmeno l'IVA. Noi, oltre a dover far pagare l'IVA, dobbiamo attenerci alle norme che sono restrittive, molto restrittive. Se la gente guarda il prezzo siamo perdenti. Se le persone guardano la qualità, se l'utilizzatore guarda la qualità, allora è buono un prodotto che funzioni, che non disturbi, che vada nel tempo. Noi abbiamo delle radio che tornano in riparazione dopo 30 anni e abbiamo i pezzi di ricambio. Abbiamo qui un centro assistenza e tutte le radio o comunque i prodotti che tornano noi li garantiamo, non solo durante il periodo di garanzia, ma anche dopo. Abbiamo qualcosa come 300.000 euro di ricambi che praticamente ci permettono di assistere tutte le radio. Se casomai qualcheduna è proprio irreparabile, addirittura la cambiamo. Diciamo che il cliente Midland si sente sicuro perché dietro le spalle è un'azienda che lo segue. All'inizio, quando sono entrati Paolo e Gabriele, era un momento un po' particolare perché avevamo una divisione che si chiamava Microline. Facciamo dei progetti ad hoc per il Ministero degli Interni. Poi dopodiché il Ministero degli Interni ha delegato ditte esterne o comunque il Ministero Grazia e Giustizia più che il Ministero degli Interni ha delegato a ditte esterne le famose intercettazioni telefoniche e cose di questo genere. Microline va in un periodo dal 2005, dove ho iniziato io, al 2015, quando abbiamo chiuso questa attività. Sono occupato subito di sovrintendere tutta la parte di sviluppo tecnico, che in realtà era molto, molto avvincente, perché parliamo sempre di microspie, servizi segreti, quindi era comunque una cosa estremamente avvincente e estremamente sfidante dal punto di vista tecnologico. Si facevano orari impensabili, si iniziava la mattina magari alle 9, non proprio alle 8:30, perché poi finivi davvero tardi, poteva essere mezzanotte come anche l'1, perché le procure ti chiamavano sempre al pomeriggio alle 17 per far partire il materiale alle 18, quindi alcune volte ci si accordava o con il capotreno oppure con l'aeroporto per spedire a Napoli il materiale al volo. Quindi neanche con i corrieri, per farti capire quanto era davvero frenetica come vita. Si doveva progettare materiale ad altissima tecnologia e soprattutto che non potesse fallire.
che comunque essendo molto complesso era anche molto costoso, perché eri sempre diciamo sul filo, sull'apice della tecnologia. Come dicevamo prima, i CB sono invariati da 50 anni, mentre lì diciamo che c'è un'evoluzione tecnologica costante. Avevamo anche noi lì delle caratteristiche che gli altri non avevano. Anche perché quando andavamo a installare una cimice o un GPS e già avevi rischiato fare l'installazione, se poi quel GPS si fosse rotto o avesse avuto problemi, era veramente un problema sia per noi che dovevamo rifare l'intervento che per le procure. E lì siamo un po', diciamo così, rimasti schiacciati dalla complessità del sistema, quindi lì proprio stato diciamo più che un fallimento tecnologico. Non riuscivamo più a mantenere queste due entità, specialmente una che era particolarmente ghiotta, ingorda di risorse, e quindi abbiamo dovuto purtroppo rinunciare, spostare tutte le valide risorse che avevamo di lì nello sviluppo dei nostri prodotti principali. Quello è stato veramente un momento difficile, perché ci siamo trovati esposti con il Ministero Grazia e Giustizia di 6 milioni e mezzo, che per un'azienda come la nostra è tantissimo. Non ci siamo accorti in tempo di quanto fosse difficile poi recuperare i soldi dallo Stato. E allora nel 2015 abbiamo deciso di stoppare questa cosa qui, perché ci stava portando alla bancarotta proprio. E a oggi, a distanza di 7 anni, più di 7 anni, noi avanziamo ancora 1 milione, più tutti gli interessi dal 2007 a oggi. E siamo alla corte, per avere i nostri soldi siamo alla corte di Bruxelles. Io avevo un'idea di andare sul Kilimangiaro. Allora, durante un mio compleanno, penso del 62esimo compleanno, mi hanno regalato un voucher per il Kilimangiaro, inclusi loro. Kilimangiaro o la salita alla vetta è molto assimilabile alla gestione di un'azienda. È stata dura, sia salire sul Kilimangiaro sia è abbastanza dura anche oggi, nel senso che, logico, ci sono gioie e dolori come in tutte le cose. Pensavamo tutti fosse più facile, eravamo allenati, ci siamo preparati, ma poi una volta che sei sul campo non è esattamente come te la immagini. Il trekking durava praticamente 6 giorni, dove si saliva, ci si acclimatava all'altezza, poi l'ultimo giorno si partiva a mezzanotte e da 4.900 metri si arrivava a 5.800, 5.900, quello che era. Cioè te cammini, sei comunque esausto, quindi il cervello va a 1000, ed è una cosa comunque molto bella, perché c'è tutto questo percorso pieno di difficoltà che hai scelto tu, quindi uno dice ma potevo andare al mare, che era molto più divertente. Perché una notte non dormiva uno, l'altra notte non dormiva l'altro, ma chi cacchio me l'ha fatto fare, ma chi cacchio non me l'ha fatto fare. Non ero io che dicevo questo. Io e mio fratello in totale tracollo psicofisico. Io la prima sera penso che sia stata, la prima sera nel campeggio, penso sia stata una delle più brutte notti della mia vita. E Gabriele invece ha passato tutto il giorno dopo a prendermi in giro, perché e lui ha fatto esattamente la stessa cosa la seconda notte. Che veramente non si arriva mai, cioè più vai su, più vai avanti, più diventa difficile. Tu pensi che di essere già arrivato, di aver già fatto quasi tutto il lavoro, ma la parte finale è più difficile di tutto quello che hai fatto prima. E l'ultimo giorno siamo partiti, e dopo 5 ore con un freddo brigante proprio, vai su, poi comincia a venire l'alba, le prime luci dell'alba, poi dopo l'alba, così tutti gli altri sono davanti, c'eravamo noi 3 dietro, con il buon Joseph, il Gombe, che non ci lasciava un minuto. Poi è vero che di bello c'è che quando dopo la salita c'è la discesa, quindi è una parte molto
bella, dove almeno puoi gioire e godere del fatto della fatica che hai fatto. E non presumo, è così anche in un'azienda in effetti. A volte sembra di non arrivare mai in fondo, di non arrivarci, di non saltarci fuori, di sbagliare sempre, di non farne mai una giusta. Ma alla fine, quando arrivi davvero in vetta, anche se in azienda una vera vetta non c'è mai, perché ce n'è una dopo, però diciamo che almeno hai anche delle soddisfazioni. Insomma, arrivare su insieme così all'alba è stato molto bello, è stata un po' una metafora anche di questo percorso che stiamo facendo insieme. È un'esperienza che insegna che se vuoi ottenere qualcosa devi tenere duro, perché non ti puoi arrendere, anche se viene l'ispirazione e la voglia di arrendersi, eccetera eccetera. Però hai un obiettivo, se vuoi ottenere l'obiettivo devi tenere duro e andare a fumare.